Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics. Io sono Marco e in questo video cercherò di spiegarvi in modo più semplice possibile la legge di Ohm, che è la base di tutta l'elettronica. La legge di Ohm serve per capire come si comporta la corrente, la tensione e la resistenza in un circuito. Ci trasferiamo sul banco, sul quaderno e lo andiamo a vedere meglio. Andiamo a scrivere la formula che è V, che è la tensione, è uguale ad R, che è la resistenza, per I. Troviamo V, che è la tensione, R, la resistenza, e I, la corrente. Se conosci almeno due di questi valori, puoi sempre calcolare il terzo. Andiamo a vederlo meglio. Quindi se vogliamo calcolare la tensione basta fare R per I, resistenza per corrente. Se vogliamo calcolare la corrente basta fare la tensione fratto la resistenza. Se invece vogliamo calcolare la resistenza basta fare la tensione fratto diviso la corrente. Queste tre formule ti permettono di risolvere praticamente qualsiasi circuito resistivo lineare. Ho preparato questo schema dove troviamo, come potete vedere, una tensione di 5 volt, quindi un generatore o una batteria da 5 volt, dove ho collegato due resistenze in serie, uno da 100 ohm e uno da 220 ohm. Adesso lo riporto sul quaderno e andiamo a risolvere tutto il circuito per vedere effettivamente se la corrente e la caduta di tensione sulle resistenze è uguale alla legge di Ohm. Il bello dell'elettronica è che possiamo prima fare dei calcoli sul quaderno per vedere effettivamente quanta corrente, quanta tensione c'è sulle resistenze, e poi possiamo con strumenti reali, resistenze, circuito reale, comprese quindi con le resistenze, vedere se effettivamente nella realtà è così. Ok, spostiamoci sul quaderno. Ho riportato il circuito sul quaderno, R1, R2, qua V. Allora abbiamo la tensione 5 volt, R1 abbiamo detto 100 ohm ed R2 abbiamo detto 220 ohm. Dobbiamo trovare prima la resistenza totale, RT. Facciamo in serie, si somma, quindi R1 più R2 è uguale a 100 più 200 ohm, quindi 100 più 220 fa 320 ohm. Andiamo, quindi la nostra R totale è di 320 ohm, così si vede meglio. Troviamo la corrente. La corrente I si calcola con tensione diviso RT. La tensione ce l'abbiamo, è 5 volt, RT è 320, quindi facciamo 5 diviso 320, dovrebbe dare all'incirca 15,6 mA. Andiamo a vedere anche le cadute di tensioni su VR1 e VR2, VR1 e VR2. Quindi facciamo VR1 è uguale a I per R1. I, abbiamo detto, la corrente è 15,6 mA, che corrisponde a 0,0156 per R1 che è di 100 ohm e fa all'incirca 1,56 volt. VR2 stessa cosa, facciamo I per
R2, quindi facciamo 0,0156 per la era 100, qua mettiamo 220 e ti dà 3,44 volt. La tensione totale 1,56 più 3,44 4 sì, e 5 volt. 5 volt, quindi tutto torna. Ok, abbiamo visto la parte teorica, adesso passiamo alla parte pratica. Andrò a montare il circuito sulla breadboard, misurerò le resistenze, la tensione, la corrente e vedremo se effettivamente è come abbiamo calcolato sul quaderno. Allora, ho qui una breadboard e due resistenze, una da 100 ohm, ho messo il tester in modalità ohm e andiamo a misurare la prima resistenza, 99,50 ohm, all'incirca 100 ohm. Questa dovrebbe essere 220, 218,7 e andiamo a montare il circuito. Mettiamo dal positivo alla resistenza, dall'altra resistenza al negativo. Abbiamo detto che il circuito totale è di 320 ohm e andiamo a misurare le due resistenze. Difatti troviamo 318 ohm, quasi 320 ohm. Ho collegato l'alimentazione, do tensione, mettiamo il tester in modalità tensione continua e andiamo a misurare tra il negativo e il positivo. Dovremmo trovare 5 volt, difatti troviamo 5,36. Andiamo a misurare la corrente. Allora spostiamo una resistenza, mettiamolo così, puntare una resistenza. Per poter misurare la corrente bisogna mettere in serie il nostro tester. Allora, per prima cosa togliamo il puntale dalla misura volt, mettiamo in milliampere e mettiamo modalità milliampere. Prendiamo i nostri puntali e andiamo a mettere il puntale rosso sul positivo e l'altro puntale sull'ingresso della resistenza, e difatti già avete visto dovremmo trovare, come abbiamo visto prima, 15,6 mA, troviamo 15,76 mA, quindi la teoria è uguale alla pratica. Rimettiamo il nostro puntale su tensione e andiamo a vedere le cadute di tensione sulle resistenze. Mettiamo in modalità tensione continua e andiamo a misurare sulla prima resistenza. Allora, da 220 ohm dovremmo trovare 3,44 volt, 3,46, perfetto. Quindi a questa parte dovremmo trovare quasi 1,50, 1,57. Abbiamo visto che i calcoli teorici fatti sul quaderno equivale alla realtà che abbiamo misurato con il nostro tester sul nostro circuito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.